Buongiorno tribù. Buonasera, perché questo video con gli ultimi raggi di sole. Sì. Buonasera. Questa settimana esce un video un po' diverso, perché nell'ultimo periodo siamo cresciuti e per questo vi ringraziamo dal profondo del cuore. Tanti ci conoscono già, però per i nuovi arrivati magari non ci conoscono, e magari anche quelli, i vecchi seguitori, gli storici vecchi seguitori. È brutto, sì, vecchi è brutto. Ma gli storici seguitori mai certe cose non le sanno, quindi e ci la Cina vi saluta anche lei, perché è sempre qua quando accendiamo la telecamera, vero? Egocentrica. Sì. E ci sono arrivate un po' di domande, quindi rispondiamo. Visto che ci abbiamo qua la Cina, tanti ci avete chiesto come sta la Cina, facciamo un breve riassunto per i nuovi arrivati. La Cina, quando siamo stati in Sicilia, era peggiorata tantissimo la situazione, perché con le sue crisi epilettiche, e eravamo arrivati a un punto che non sapevamo veramente più cosa fare. Avevamo giocato tutte le carte in tavola, tutti i jolly che avevamo, e abbiamo trovato questo veterinario a Paceco, e lo Santo veterinario, e lo ringraziamo, caro Enzo, che ce l'ha operata, l'abbiamo sterilizzata. Si è preso un rischio, perché comunque c'era un'altissima, non alta, altissima probabilità che la Cina non ce la facesse, ed è qua. Al momento noi non diciamo niente, ma abbiamo raggiunto il record senza crisi, 4 mesi. Non diciamo niente, facciamo le corna, tocchiamo ferro, però al momento sta bene. Sembrava che fosse dovuto appunto Voi basta voi, che fosse dovuto appunto, fosse ormonale, perché era prima del calore, dopo il calore. Quindi al momento non diciamo niente, ma la Cina mangia, è cambiata, gli è cambiato il pelo, è un po' ingrossata. Facciamo le corna e al momento sta bene. Ce la godiamo così com'è. Boy! Basta, no? Basta, amore mio. Vieni a salutare anche te. Vedi, lui sta sempre bene. Lui è sempre in forma, davanti alla telecamera. Bravo. Continuiamo con le domande, e la prossima domanda è che ci è arrivata di dove siete, ma il commento era che pensavano che eravamo milanesi, ma forse ci sbagliamo, forse siete genovesi. Beh, né milanesi né genovesi. Siamo io sono comasco, tra il lago di Como e il lago di Lugano, sulle montagne. E sei in mezzo pugliese, dalla parte della famiglia di tuo papà. Io sono nata in Svizzera, sono mezza svizzera, mezza sarda, un po' veneta, ma abbiamo vissuto 8 anni in Spagna. Continuiamo? Continuiamo. Non litigate mai. Però chiaramente. No, ma è normale, chi non litiga? Sì. Oramai noi diciamo che siamo una coppia, come una coppia di anziani, perché siamo assieme da una vita. Però chiaramente quando abbiamo litigare non è che litighiamo, discutiamo. Vabbè, si discute. Però chiaramente la telecamera non è accesa quando discutiamo. Vabbè, non avrebbe neanche senso, no? Discutiamo per cose stupide, banali, come in tutte le coppie, credo, però fa parte del gioco, non sempre si va d'accordo. Continuiamo. Adesso c'è una domanda che è arrivata, una parte un po' più cattivella e dall'altra no, perché ci hanno fatto una domanda. Se ce la fate come domanda noi rispondiamo, se ce la buttate lì e non sapete della nostra vita non vi rispondiamo. Iniziamo con la cattivella. Mantenuti! Piacciamole mantenuti. E l'altra no, ci ha detto di cosa vivete. Allora, al momento, chiaramente, per chi ci conosce sapete esattamente dove siamo dall'inizio. Siamo fermi perché dobbiamo fare prima di tutto dei lavori al furgone, quindi ci siamo dovuti fermare, e secondo abbiamo vari fonti di entrata. Abbiamo, come vedete, aperto il nostro shop con magliette,
felpe, e tazze e adesivi, e ve lo lasciamo qua in descrizione. E un'altra fonte di ingresso che noi ci fermiamo più o meno 3 o 4 mesi all'anno per fare la raccolta delle olive. E adesso siamo In piena raccolta campagna. di olive. Siamo un po' distrutti, un po' stanchi perché comunque lavoriamo per un'impresa che raccoglie quantità di chili enormi. Enormi, non è come quelle grandi, diciamo come quelle dell'Andalusia, però raccogliamo 10.000 chili alla settimana, li raccogliamo, quindi è per quello che ci vedete qua fermi, e nel frattempo che stiamo facendo la campagna delle olive, stiamo migliorando un po' il van, stiamo aspettando dei pezzi, abbiamo ordinato delle cose, vogliamo un po' migliorarlo. Ovviamente poi vivendoci dentro dopo un anno e mezzo capisci cosa hai bisogno, cos'è che va, cos'è che non va. Quindi al momento siamo fermi. E da questa domanda mi allaccio a un'altra domanda. Molto. Questo video, ragazzi, stiamo parlando diverse lingue qua e quindi facciamo un po' di fatica. Sì. Adesso siamo ritornati col piano, un po' con la lingua spagnola, e quindi a volte ci escono proprio le parole in spagnolo. Spagnole tradotte in italiano, sì. E super convinti che no, qual è la parola italiana, sì, ragazzi, 4 volte, no. E la domanda che ci fanno: quanto materiale avete? Allora, chiaramente noi adesso ci siamo fermati e abbiamo dovuto girare una quantità di materiale sufficiente per non lasciarvi senza video, perché sì che noi quando abbiamo aperto questo canale ci siamo fatti una promessa di essere costanti e di darvi ogni settimana 2 video, il martedì e il giovedì alle 8 in premiere, che vi aspettiamo numerosi sempre. Quindi quest'estate abbiamo girato come dei dannati. Sì, abbiamo dovuto girare tanto materiale perché di solito non abbiamo mai così tanto materiale. Noi cerchiamo sempre di avere un po' di materiale, ma cerchiamo sempre di portarvi non in live ma quasi con noi. Però ovviamente questo video uscirà in live, perché vi dico la data che è il 15 di novembre, sì. Uscirà tra qualche giorno, quindi siamo in live. Quindi quello che state vedendo è di agosto, quindi rispondiamo alla domanda, abbiamo 3 mesi larghi di materiale per non lasciarvi senza. Continuiamo con altre domande. È difficile vivere in uno spazio così piccolo? Allora, sì, detto sinceramente, questa vita o piace o non piace. Sì. Perché la vita da camper, o come facciamo noi, che può essere da camper, in tenda, a piedi, in bicicletta. Sì, poi confrontandoci con altra gente, tanti ce lo chiedono. Ma come fate? A me piace la casa, la mia poltrona, la mia comunità. Il primo è il nostro capo, capo. Ma come fate? E poi abbiamo parlato anche con gente che si è comprata un furgone e poi si è provato un po' di volte e no. O magari piace a uno, poi non piace all'altro. E non è facile. E noi chiaramente siamo ancora molto selvaggi, cioè sapete che non abbiamo né la doccia né il bagno. Noi in qualche maniera siamo puliti e ci cambiamo le mutande, sottolineiamolo, perché sennò qua... No, però abbiamo tanto spirito di adattamento. Tanto, sì. È difficile, per noi non è difficile, è una mini casa e gli spazi alla fine ognuno sa quali sono i suoi spazi. Credo che i primi mesi e le prime volte che lo fai in coppia magari è un po' più difficile. Vabbè, ti devi anche un po' abituare, come muoverti, è vero che è sempre un muoversi, muovi di qua, di là, poi avendo un furgone piccolo come il nostro c'è ancora più da spostare. Quando ti fermi magari certe cose poi le sposti davanti perché è piccolo, quindi non abbiamo abbastanza spazio per immagazzinare tutto. Ovviamente se avessimo un furgone più grande sarebbe più facile su tanti aspetti. Sì, ma sarebbe comunque pieno. Sì, lo riempi comunque più grande, più roba, più spazio. Quello è poco ma sicuro.
Dove vi trovate adesso? Al momento siamo in Spagna, ragazzi. Credo che si sia capito che Sì, siamo in siamo Spagna. tornati in Spagna. Siamo tornati in Spagna e Le temperature ci accompagnano ancora. Sì. Sono le 5. 5, c'è ancora il sole, si sta bene, ma la settimana prossima arriva il freddo anche qua. Sì, no, fa freddo anche qua. ancora caldo di giorno. Oggi è il primo giorno che ci siamo messi una maglietta a maniche lunghe perché c'è un po' di venticello e fa un po' freschetto. Alla sera fa freddo, perché scendono tanto, però siamo ancora intorno 20-22 gradi di giorno e alla notte qua scende a 10-9 gradi, dipende dalla La settimana notte. prossima arriveremo già ai 3-4 di minima, ai 13 di massima, pochi giorni. Poi si dovrebbe stabilizzare sui 18 di 19. giorno, 18-17 e 10 la sera, quindi bene. È normale questo caldo qua? No, a questa altezza no. A metà novembre No, negli anni scorsi faceva già più freddo. Difatti la cosa che ci ha fatto più strano è che al momento ci sono i mandorli in fiore, che non è una cosa normale. sì, c'è qualche mandorlo che è impazzito e sta fiorendo, quindi ed no. è un segnale molto brutto, perché quel mandorlo lì si è proprio scavata la fossa. Adesso non arriva il freddo. sopravviverà. Non è come l'albero di ulivo. Sono diversi, però il mandorlo, lui quando inizia a fiorire, quindi lui tutta la linfa la butta su, e poi dopo, quando arriva il freddo, poi prende la stack, non ce n'è. E questo è il cambiamento climatico, diciamo, perché fa caldo, siamo a novembre, sta facendo caldo, e lui ovviamente dice vabbè, fa ancora caldo, inizia a sbocciare, no. Io non mi lamento perché al momento sto bene che mi suda il baffetto di giorno. E fidatevi che raccogliere le olive mi suda il baffetto anche quando fa freddo. Anche quando fa freddo lì su. Sì. E questo credo che in generale sono state le domande che ci hanno fatto più frequentemente. Sì, poi ne è arrivata una un po' tanto cattiva. Ah sì, ho la voce da cavallino. Sì, questa voce da cavallino e poi questa coppia con una dialettica superiore. Ragazzi, sapete che noi siamo così al naturale, facciamo sbagli. Ci confondiamo con la lingua. Però l'abbiamo sempre detto, abbiamo vissuto 8 anni in Spagna, quindi qualche strafalcione lo diciamo. Lo commettiamo, siamo umani e sbagliamo, e sapete che nei nostri video tagliamo ben poco, quindi siamo così naturali, come vi abbiamo sempre detto, che noi non ce le andiamo a cercare, non andiamo a cercare l'episodio come per ci fare vedete, hype. Siamo così, come ci vedete. Sapete che così non andiamo a cercarci l'hype, e purtroppo stanno cambiando delle cose, siamo coscienti. Sì. Che stanno cambiando delle cose, però no, questo canale non cambierà. Noi vi faremo vedere il bello e il brutto. Se succede qualcosa, chiaro, ve lo facciamo vedere, però non ce le andiamo a cercare. Non ci inventiamo cose per guadagnare il click, no. Che secondo me è un po' triste la cosa, ed è anche un po' triste che la gente guardi di più, perché le visualizzazioni cambiano quando ti succede qualcosa. È un po' triste la cosa che quando ti succede qualcosa le visualizzazioni schizzano alle stelle, però noi non cambieremo, noi rimaniamo così. Se succede qualcosa, e se no vi raccontiamo la nostra piccola vita semplice, la nostra van life. Progetti ne abbiamo, non ci fermiamo, ci fermiamo 3 mesi, però ci sono dei progetti. Stiamo valutando bene dove andare, se abbiamo qualche idea, l'idea ce l'abbiamo. Siamo indecisi tra 2 itinerari, non abbiamo ancora deciso, però dovremmo prendere delle decisioni. Vero? Cina, decidi tu? Decidi tu dove andare? Detto tutto ciò, vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo, e vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Un bacio, ci vediamo alla prossima! Ciao!